Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi torniamo a parlare di wet palette. Ne avevamo parlato circa 2 anni fa in un video dedicato al confronto tra le marche presenti al momento sul mercato e in cui parlavo anche di come utilizzarla e di quanto sia utile nella pittura delle miniature. Oggi però parliamo di una novità, un prodotto che è stato lanciato di recente da Mindwork Studio ed è una wet palette che presenta alcune caratteristiche veramente peculiari che secondo me vale la pena di approfondire. A fine video vedremo anche le mie considerazioni finali su questo prodotto che sto utilizzando ormai da un po' e anche il codice sconto utilizzabile sul sito di Mindwork con il quale potrete comprare questa e tutto il resto del catalogo scontato, quindi vi invito a rimanere fino alla fine. Prima di cominciare ci tengo a ringraziare Mindwork Studio per aver sponsorizzato questo video, ma adesso non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Mindwork Studio è una realtà tutta italiana che produce meravigliosi modelli in resina, di alta qualità, con una grande cura per il dettaglio e spesso in collaborazione con artisti di fama internazionale. Di recente infatti Mindwork ha lanciato anche una sua versione della wet palette, strumento come ben sappiamo indispensabile nella pittura delle miniature. Per chi si stesse approcciando adesso a questo hobby e non la conoscesse, la wet palette è una tavolozza umida, da cui deriva appunto il nome, composta da un involucro plastico, nel quale viene inserita una spugna da tenere sempre imbevuta d'acqua e sopra un foglio o una membrana dedicati sui quali disporre i colori. In questo modo rimarranno umidi ed utilizzabili nel corso della sessione di pittura e tra una e l'altra grazie al coperchio. È uno strumento che nella pittura aiuta a non sprecare colore, ad avere maggior controllo sulla consistenza e la quantità utilizzata, oltre a prolungare il periodo stesso di utilizzo dei colori. Ma ora vediamo quali sono nello specifico le caratteristiche principali di questa wet palette. La caratteristica che ad un primo sguardo balza all'occhio è la dimensione. La superficie di lavoro è infatti 26x16, una dimensione ampia e utile per avere molto spazio a disposizione, ma neanche esageratamente grande. Questa via di mezzo la rende perfetta per le scrivanie più piccole, ma anche per essere trasportata in occasione di workshop o altri eventi, così come per essere riposta nei cassetti. La scocca esterna è in plastica nera con un gradevole finish satinato. Ciò che appena aumenta la dimensione totale della wet palette sono le alette per l'apertura del coperchio che sporgono leggermente. In altre wet palette di cui abbiamo parlato in passato è capitato di vedere la chiusura ermetica con guarnizione, che se da una parte garantiva una chiusura davvero ottimale, dall'altra rendeva la wet palette un po' dura e difficile da aprire. Qui questo inconveniente viene risolto con appunto queste alette poste in posizione frontale che rendono davvero immediata l'apertura. Lateralmente se ne trovano altre due, questa volta alla base, per rendere più pratico il trasporto e più sicura la presa. La chiusura delle due parti è assicurata dall'incastro tra coperchio e base e resa ulteriormente solida grazie alla banda elastica in dotazione. Non si sente la mancanza di una guarnizione gommosa, perché questo tipo di incastro rende il tutto solido e ben sigillato. La banda elastica è sicuramente consigliata nei momenti di spostamento della wet palette, ma non è indispensabile tra una sessione e l'altra. Un'altra novità rispetto alle altre wet palette è la presenza di una valvola anticondensa sul coperchio, estremamente semplice da aprire e chiudere. La condensa nel coperchio è una conseguenza diretta del mantenere una spugna bagnata coperta e dall'avere una buona chiusura salda che mantiene umido l'ambiente interno. Ma quando questa diventa troppa e rischia quindi di colare sulla superficie di lavoro e rovinare i colori, non è più così piacevole. Proprio per evitare questo tipo di inconveniente, ecco che ci viene in aiuto la valvola anticondensa. Lasciandola infatti aperta, la condensa ha un punto di sfogo, evitando di accumularsi sul coperchio. Vedendola la prima volta, temevo che questo avrebbe fatto asciugare in un attimo la spugna e i colori, ma ho notato con piacere, nonostante le temperature infernali di questo periodo, che la spugna riusciva a rimanere umida. Viste le temperature, un rabbocco di acqua va comunque fatto di tanto in tanto, ma fortunatamente ho potuto provarla prima che arrivasse questo caldo, quindi ho avuto una riprova con un clima normale. Cosa ancora più positiva di questa valvola è il fatto che lasciandola aperta i colori rimangano umidi senza scomporsi.
Questo dipende anche dal tipo e dalla marca del colore, perché a volte capita di trovare marche già più propense a separarsi naturalmente. In altri casi si usa anche magari impropriamente la wet palette con colori metallizzati o altri prodotti poco adatti. In quei casi non possiamo aspettarci miracoli, ma per tutti gli altri colori ho trovato davvero un ottimo compromesso e un buon equilibrio. La spugna è in silicone ed è 100% antibatterica, il che permette di tenere lontani batteri e muffe, tutt'altro che piacevoli da ritrovare riaprendo la wet palette. Inoltre ha un colore più giallognolo di quelle bianchissime a cui siamo abituati per via del materiale di cui è composta, ma questo non inficia né disturba la resa dei colori che andremo a utilizzare. Allo stesso modo, dovesse capitarci per sbaglio di sporcarla leggermente con il colore, possiamo stare tranquilli perché neanche questo andrà a causare problemi ai colori sopra. Nella confezione troviamo già 2 spugne e 50 fogli, che in questo caso è più corretto chiamare membrane, perché in effetti non si tratta di fogli usa e getta, ma di membrane lavabili riutilizzabili. Di questo parleremo meglio fra poco, ma prima concentriamoci sul fatto che sono effettivamente più grandi della spugna sottostante. Questa è una scelta ovviamente voluta, fatta per un motivo specifico. A chi non è capitato di riempire bene di acqua la spugna sotto, adagiarci sopra il foglio e poi vedere l'acqua finire sopra la superficie? Questi bordi alti sono pensati proprio per evitare questo problema, per creare una barriera tra il sotto e il sopra. Questo comporta che dovremo prenderci qualche attimo in più all'inizio del lavoro per posizionare la membrana al meglio, per spianare bene ogni increspatura e farla aderire alla spugna. Il mio consiglio è quello di posizionare il centro, fissare quel punto e poi via via appiattire i lati fino ad arrivare ai contorni, da far aderire bene alle pareti della wet palette. Questa necessità di avere una superficie piatta va di pari passo col fatto che andrà sempre tenuta ben idratata la spugna sotto e che dovranno essere spianate eventuali altre pieghe. Le novità non riguardano solo la dimensione, ma anche la superficie delle membrane, che al tatto sembra quasi tessuto, molto diversa da quelle che mi è capitato di usare e di cui abbiamo parlato in altri video. È ruvida, semitrasparente e leggermente porosa. In molti video mi avrete visto fare le prove di consistenza del colore sulla superficie della wet palette, aprendo il colore con il pennello, cosa che ad esempio non si riesce a fare nelle wet palette casalinghe fatte con la carta forno naturalmente impermeabile. Qui invece si riesce a fare una via di mezzo, dato che non fa continuamente rapprendere il colore come con la carta forno, né stendersi del tutto come con altri fogli. È una via di mezzo che ho trovato pratica, che evita la dispersione eccessiva del colore, ma anche permette di fare le prove del caso in base alla necessità. Marche e consistenze di colore diverse reagiranno in modo diverso a questa superficie e ci vorrà il giusto tempo per capire come apprezzarla al meglio e adattarla ai colori che possediamo. Questo tipo di membrana è utilizzabile da entrambi i lati indistintamente ed è anche lavabile. Data la superficie ruvida, durante il lavaggio non si avrà una superficie completamente pulita e intonsa come da nuova, ma durante le mie prove la traccia di colore rimasto non ha mai interferito con quello posto sopra. Quindi, a parte una possibile confusione nel vedere questo tipo di situazioni, non ho trovato motivo di non usarla più volte. L'intensità della traccia rimasta comunque dipende molto anche dai colori usati e diventa più visibile quando si utilizzano colori a pigmento puro, molto intensi o scuri. Una volta lavato via del tutto il colore, consiglio di asciugare la superficie con carta assorbente, sia per eliminare l'acqua in eccesso, sia per eliminare eventuali tracce rimaste di colore. Anche dopo alcuni lavaggi la superficie rimane utilizzabile, anche se tende lavaggio dopo lavaggio ad assottigliarsi, quindi il mio consiglio è quello di farne 2-3 al massimo per evitare strappi. Eccoci quindi arrivati alle mie considerazioni finali su questa wet palette. Devo dire che sono contenta di aver avuto in passato possibilità di provare così tante wet palette diverse, così da apprezzare di più le differenze che caratterizzano questa qui.
Per quanto riguarda i materiali, devo dire che li ho trovati ottimi, sia la membrana con questa texture leggermente ruvida e molto piacevole sotto il pennello, la spugna che trattiene la giusta quantità d'acqua, così come la banda elastica che personalmente non utilizzo tantissimo, forse perché non ho tutte queste occasioni di spostare la wet palette dalla mia postazione di lavoro, ma in effetti è veramente ben fatta e robusta. Una cosa che forse mi ha lasciato meno soddisfatta è lo spessore del coperchio, proprio il coperchio di plastica della wet palette, che siamo d'accordo è una parte totalmente inutile nel complesso, ma è leggermente più sottile di quello che mi aspettavo e quindi fa sembrare la wet palette meno robusta, quando in realtà poi anche grazie all'incastro perfetto il totale è comunque molto robusto e solido. Altra nota sicuramente positiva è la valvola anticondensa. Personalmente non pensavo che ce ne fosse così bisogno, non la ritenevo così utile, in effetti invece vedendola all'opera devo dire che l'ho trovata un'ottima aggiunta. Quindi nel complesso ho trovato veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo in questa wet palette e soprattutto delle piccole accortezze utili che si vede che arrivano dall'esperienza di uno o più pittori che comunque hanno ideato questo prodotto. Si percepisce che sono stati pensati e progettati per sistemare quei piccoli inconvenienti che tutti noi abbiamo affrontato in pittura almeno una volta. Io infatti quindi vi consiglio di dare un'occhiata a questo prodotto che continuerò ad utilizzare e se mi seguirete in live su Twitch sicuramente lo vedrete. Vi ricordo anche che qui sotto in descrizione vi lascio il link diretto al sito di Mindwork e se inserirete il codice KIKI20 avrete il 20% di sconto su tutto il catalogo, ovviamente ad eccezione dei prodotti già scontati, quindi anche compresa la wet palette. Io ringrazio nuovamente Mindwork Studio, vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!